Oti, 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 oti. Buonasera, benvenuti alla sessione di Oti. Ciao Elena. Ciao. Conto da 5 a 1 e ti connetti più profondamente a Oti di cui hai sentito i punti. 5, 4, 3, 2, 1. Allora lo vedo, è lui. Diciamo che lo vedo più piccolo, nel senso, mi fa vedere la sua parte interiore più vulnerabile. Ok, era intorno ai 10-11 anni ed è su una barca con i remi in mezzo al mare, non c'è niente vicino, non c'è terra, non ci sono terre vicine ed è proprio sperso, disperato che piange. Ti dà l'autorizzazione? Sì. È una immagine simbolica o una vita precedente? O è proprio Oti? Mm. È un'immagine simbolica del suo, dice del mio profondo, si sente questa grossa sensazione di abbandono, di non avere un appoggio, di essere solo, ecco, solo e quindi vulnerabile. Cioè bimbo di 10 anni vulnerabile, ecco, quella sensazione. Non so perché mi viene da dirtelo, ma secondo me c'è qualcosa che ci può aiutare nelle sue vite precedenti. E qui l'eco proprio alle... Fuori la vita precedente è collegata alla vita di Oti e a questo aspetto della sua vita. Allora, mi fa vedere una vita dove si è ritrovato, lì era un ragazzo intorno ai 15 anni, 16, ok? Lo vedo tutto un po' sporco di sangue, tutto bagnato, ok? Che rimane da solo dopo che scappa in questa foresta, lo vedo che nella foresta, montagne anche. Piove tanto e si trova da solo, hanno ammazzato tutti i suoi Commilitoni. compaesani. No, Ah, compaesani. compaesani, sì. Tutta la sua famiglia, tutti, diciamo c'era tipo una specie di villaggio nella foresta e hanno ammazzato tutti e lui è riuscito a fuggire nella foresta ed è spaventato e solo che corre. Alcuni della sua attuale famiglia sono questi compaesani? Allora, vedo la prima figura che mi è arrivata è eh, il suo nonno in quella vita era suo papà in questa vita e là non è riuscito a sopravvivere e qui e qua praticamente è come se avesse ripetuto l'esperienza. È come se avesse voluto sopravvivere ma non ha potuto perché si è ritrovato in quell'esperienza là. Ok, vibrazione. 1,3 miliardi. Consapevolezza. 141.
PSPE. 35, 65. Vite precedenti. 1938. Cervello. 9.6. Entità eteriche. C'è questa specie di... Non è bella, mi sembra di capire. No, è una specie di dinosauro, ma come se fosse tutto solo scheletro con dei denti molto... Aguzzi. Sì. C'è... eh, ha a che fare col secondo universo e quello lo sono certa perché vedo come se ci fosse una scia che arriva da là, cioè poi è nero. Va bene, sembra un rettile, ma in realtà è uno del secondo universo. Sì, Poi, come si chiama questo qua? Comor con la K. Poi, Poi c'è un piccolo falconiforme. poi, E un leonide. Basta. EDL. 4. Nome del progetto. Anellide. Perché? È come se come se gli avessero cucito intorno una, una gabbia ad anelli che sale così. Mhm. Sembra proprio un filo di ehm, vibrazioni basse che formano questa gabbia. Entità mentali, se ci sono. Sì, ce n'è una di livello 6 Ah, che è influenza 1 di livello 5. ah. Poi ce n'è un'altra di livello 3. La cosa si fa complicata. Partiamo dalla 6. C'è Oti che non è per niente stupito. Ah. Allora, io la 6 la vedo, è quella è legata all'entità mentale collettiva cannabis, Ah, che collabora proprio a stretto contatto, direi, potrei dire, con l'entità mentale di livello 5, che è collegata a un'altra entità mentale collettiva, depressione. Quindi diciamo che anche se tutti dicono che ti rilassa, uno smodato uso di cannabis porta alla depressione alla lunga. Mm. Aspetta, che sto guardando se è per tutti così. Allora, abbassa le vibrazioni. Ma non è detto che sia per forza la depressione. In questo caso è depressione. In altri casi può essere ansia, ecco, forse più spesso ansia. In altri casi è confusione, forte confusione però. Mm, 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 mm. Oppure forte apatia.
Comunque stati, sì, di quel tipo, ecco. Forse cambia un po' il sintomo, può essere. Questa cosa è proprio la depressione, no? Lo vedo proprio giù, 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 ecco. Mm. E la 3? L'entità mentale di livello 3 è quella che lo fa sentire solo, isolato, senza casa, senza posto dove si sente a casa, sperso, ecco. Mm. Impianti. Ho un impianto mentale che è fatto da tante righe, da tanti, come se fosse una ruota di una bicicletta senza la gomma intorno, no? Quindi una raggiera, ecco, in mezzo alla testa. Ehm, poi Mhm. Sì. allora, vedo, sai che ti dicevo prima che è come se l'avessero legato in un filo, no? Così, ad anelli. Ecco, è come se questo filo entrasse proprio nel corpo. Vedo degli impianti eterici che partono, allora ne ha uno su questo orecchio sinistro, poi su questa spalla, poi va giù, ce l'ha più o meno sul torace a sinistra, poi sul bacino a destra, poi sulla coscia sinistra, sul ginocchio destro, polpaccio sinistro e piede destro. Proprio un... Mm, Sì. un filo spinato. Sì. Mhm. Un'elica. Anelli. Anelli, anelli, esatto, no? Così. Mm. Va bene. Chiamiamo nel cinema la famiglia. Mhm. Sì. Allora, vedo il fratello e la sorella. Allora, la sorella in seconda fila, il fratello in terza fila, un po' così sperso. E poi vedo la mamma quasi in fondo, che però sembra quasi che sia in un altro mondo, no? Nel senso molto, la vedo molto isolata, molto in sé, molto mm, quasi come se facesse tutta una realtà sua, non so come dire. Mm, La madre. sì. Mm-mm. Quindi scusami, c'è la madre poi? Sorella e fratello. Ah, è una sorella e un fratello? Giusto, T? Ok. Sì, può essere. Ok. Chiamiamo come disincarnato il padre, più tutti i parenti di tutte le generazioni, anche quelli che lui non conosce, di Oti, che Mhm. sono invitati a entrare subito nel portale aureo, ma l'unico che può lasciare un messaggio, interagire con noi è il padre. Se no, staremo qua fino a domani, insomma. Mm-mm. Diamo un'opportunità a tutti, ma il microfono a uno solo. Ok. Partiamo dal numero di disincarnati totale. 139. Padre.
Sì, vedo questa... È come se si trascinasse e avesse portato via anche adesso che è morto, ma dalla vita e anche da vite passate una scia di guerra. Vedo questa sofferenza che si trascina da tante vite di guerra. Guerre di vario tipo. Mm. Sì, addirittura lo vedo che era pelle rossa. Queste mega battaglie dove si trucidavano proprio, ecco. E Va si bene. presenta con questa sofferenza. Non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo l'autorizzazione di Oti di dire che è albanese, nostro amico albanese. Chiamiamo tutti i disincarnati della storia dell'Albania, di tutti i tempi. Guerre, sofferenza, morti di qualunque tipo. Tutti i disincarnati. Tutti i disincarnati albanesi. Che vogliono presentarsi, ovviamente. 500 milioni. Ci entrano nel portale aureo. Sì, sì. Una cosa del genere cambia la vibrazione di un paese? Sì, allora spesso vedo questa cosa che è come se i disincarnati ehm, rimangono attaccati alla superficie del posto, non so come c'è, no? Ok, Mm. quindi Territorio. sì, è come se vedessi il primo strato, no, di terreno. Mm. E in quel primo strato lì si agganciano i disincarnati, ok? Quindi in questo caso che ne sono entrati così tanti, è come se ci fosse uno strato nero e quello strato nero lì diventa bianco, si alleggerisce, diventa bianco. Mm. Torniamo al padre. Il padre ha visto cosa abbiamo fatto. Mhm. Vuoi dire qualcosa? Sì, sì, quando... allora, è come se lui, allora, quell'energia di guerra che ha lui ancora che si trascina ehm, ha risuonato con tantissimi di quelli che sono entrati nel portale aureo, ok, Mhm. gli albanesi che sono entrati nel portale aureo, e è come se lui l'avesse vista perché veniva con questa energia veniva, è come se vibrasse come loro, no? Quindi veniva un po' trascinato lì. Mhm. E quindi si è accorto di questa sua energia, quasi come se avesse preso un po' di Vic, ecco, no? E ha visto che è la stessa energia che ha un po' Oti, ok? Mhm. Cioè, io lo vedo. E, e senza essere ancora completamente consapevole, quindi ancora un po' attaccato al terreno, si sente un po' responsabile dell'energia che ha Oti. Vuole lasciare un messaggio a Otti relativamente soprattutto al fatto che chiede lui li ha lasciati così presto? La sua PS non avrebbe deciso di farlo se non avesse avuto quell'energia di terrore della guerra con sé.
dice. Quindi si è ricollegato, diciamo, a esperienze di vite passate. Sì, sì. Se Oti ha una consapevolezza di 141, questo padre quanto ce l'ha? 57. Abbiamo una vicca, allora, vediamo cosa succede. Allora, si è alleggerito tantissimo, si sente molto leggero e dice: "Oh, finalmente sono uscito da quel tunnel di sofferenze e di guerra". È come se vedesse dall'alto una serie di sue vite chiuse in un tunnel, no, che era nero e di guerra, e invece prima aveva vissuto delle vite cioè con delle parentesi anche molto felici e serene, e è contento adesso di essere consapevole di questa cosa e poter tornare a vivere delle vite serene. Ora se le ricorda. Mm? Se le Non ho ricorda Sì, sì, sì. queste vite. Sì, 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 se le ricorda adesso. Ok, 500 milioni di Vic dentro il portale aureo che inseguono ognuno dei disincarnati albanesi di prima. Che seguono, mi piace. Che seguono. Che si propongono ad uno dei... Se mi hai capito. Sì, sì, ho capito. Più quelli 130, non ricordo quanti, di parenti di Oti. 139. Mhm. E allora chiudiamo il portale aureo. Mhm. Bene, causa esoterica del rapporto fra amore e odio, diciamo, di Oti con la Francia. È come se si sentisse obbligato. Cioè, stretto, come se si sentisse in Francia, è come se si sentisse appunto chiuso. Faccio descriverti, lo vedo come se fosse, cioè mentre vive in Francia, ecco, in quei momenti della sua vita in cui è vissuto in Francia, lo vedo come se avesse intorno a sé 4 pareti di metallo con delle cerniere agganciate a lui, no? Quindi come se fosse chiuso in queste pareti, obbligato, ecco, a muoversi in una certa maniera, stretto. La vede, ok, vede molto della Francia la salvezza, ok, Cioè, cioè il fatto che sono andati là quando era giovane probabilmente saranno andati per trovare lavoro, non so perché no. Ecco, sente questa parte qua, quindi diciamo quella parte lì di gratitudine ce l'ha molto, ma lì proprio si sente come chiuso appunto in queste cerniere, obbligato, ecco. Mm, sì. UFO. L'ho già visto prima, quelli lì sono proprio quelli che sono a capo del programma Anellide dedicato a lui. Mm. Sono di che origine? Mm.
Marte? Marziani. Sì, Vabbè. così mi ha detto. Causa esoterica della voglia di caffè sul corpo. Allora, eh, eh, attraverso la mamma, quindi cioè, vedo dall'esterno, tramite la pancia della mamma hanno messo come se fosse una un impianto tipo chip con cui ehm, essere sempre in contatto con la sua frequenza vibratoria per capire come poterla modulare da quando era nel ventre della mamma, da lì hanno infilato, vedo proprio come se avessero infilato questo specie di filo. Quindi è un impianto. Sì. Vediamoli tutti. Abbiamo già visti, no? Vabbè, quelli là, no, abbiamo visto quelli dell'anellide, poi c'è questo. Sì, c'è l'impianto mentale Il mentale abbiamo visto. raggiera, quello lì. E poi ce n'è una sfera in mezzo all'addome proprio, dietro l'oblelico in mezzo all'addome. Causa esoterica del segno e della cicatrice sull'indice di una delle due mani. Come se vedessi è come se vedessi che l'ha fatto lui. Cioè, vedo che è come se fosse stato tagliato da qualcosa di metallo, uno spigolo di metallo. Ma l'ha fatto. Cioè, come se. L'immagine che vedo io è che è una cosa cioè, di cui lui si è accorto, quindi era presente e conscio quando è successo. Non so se è in un altro. Non so. Spazio-tempo. Sì. Sì. Sì, sì. Ok, e significato diciamo, Oti ha un fratello gemello. Noi sappiamo perché. Io vedo come qualcuno collegato a quella vita che abbiamo visto all'inizio, dove il padre era il nonno. Lì, suo fratello gemello era là. Ed era il nonno? No. Anzi, ti dirò, quello che ho visto prima. Quello che ho visto prima, che ti ho detto che era lui. Ecco, è quello lì. È come se fosse. Come faccio a spiegarti? Allora, è come se fossero due fratelli, no? Gemelli, che uno ha vissuto lì e uno ha vissuto qua, e uno vive qua. Esiste la fiamma o l'anima gemella di Oti?
No, in questo momento no, ci sono tante anime affini. La fiamma no, anime gemelle sì. Sono tutte tipo Russia, Norvegia, là, ce ne sono 5. Sì, là. Mm. Con l'intento Oti può creare domani la sua fiamma? Mm. Dovrebbe aumentare parecchio la sua consapevolezza e in un giorno non lo vedo fattibile. In un mese? No, direi Un anno? 6 mesi, un anno, sì. Mhm. E se non lo volesse arriverebbe la fiamma? No, Cioè se non lo creasse, se non ci si mettesse lì a dire ma io voglio, ma io desidero, ma io no, davanti allo specchio, non scrivendolo in un diario, non dicendoselo allo specchio, no, no, ma desiderandolo, diciamo. beh, desiderandolo sì. Cioè, se almeno lo desidera, può essere che arrivi, magari arriva a caso, diciamo, no? Mm. 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 Più intento ci si mette, più ehm, azione si mette anche nella Matrix, no? Quindi Mhm. eh, centratura e comunque azioni che possono andare verso questa cosa e più la fiamma è come la vorremmo noi, no? Quindi e più riusciamo a crearla ideale, ecco. Meno intento ci mettiamo e più è eh, grezza, ecco, sai che l'avevamo viste, no? Che sono più grezze, ecco. Mm, Esiste ancora lo specchio delle fiamme? sì, sì, lo specchio delle fiamme c'è sempre. E lo specchio del mare, dove ci si può Sì, riconoscere? sì, 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 Qualcosa di sì, sì, sì. diverso, qualcosa di cambiato? Eh, quello che vedo è come se un po' si stessero organizzando le fiamme, diciamo, sai che vedo come se ci fosse questo spazio dove le PS delle fiamme sono, no? Mm, Dove le interferenze fanno fatica a entrare. mm. Ehm, e prima, diciamo, ogni fiamma o ogni coppia di fiamme era a sé, così. È come se si stessero parlando e come se mettessero a confronto di tutti gli intenti e tutte le esperienze e consapevolizzassero sempre di più eh, le esperienze fatte, quindi c'è ancora più forza e c'è ancora più chiarezza. Quindi ehm, è come se l'energia che viene fuori da questa consapevolezza e chiarezza un po' vibra anche all'esterno del campo delle fiamme, no? Mm. E quindi è come se fossero delle folate di vento con delle particelle che possono arrivare anche a ad accendere, diciamo, una lampadina anche a chi ancora questa cosa non l'ha consapevolizzata. Se riesce a vedere l'informazione che passa, la può cogliere. Non so se sono riuscita a spiegare Ok, l'immagine. qual è l'elemento principale che deve avere qualcuno, una persona, donna o uomo che sia, per incontrare la fiamma? Uno solo.
Essere consapevole che c'è la fiamma, che esiste la fiamma. Domanda, coraggio? Tu dici per incontrarla, non solo se c'è No, è la l'esistenza. caratteristica senza la quale non si può incontrare. Sì, Ma sì, 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 sì. Nel senso che il coraggio è essenziale, ma perché se io vado a vedere le fiamme, hanno tutta una certa consapevolezza e quindi a un certo livello di consapevolezza. Non ci sono fiamme tra eh, persone poco consapevoli. no, no, beh, certo, Mm, mm. assolutamente. Essendo, diciamo, un po' l'università Ecco. dell'esperienza qui Mm, sulla Terra, ci deve mm, essere una preparazione, quindi una mm. consapevolezza. Esatto. Però uno può essere tanto consapevole ma essere un cagasotto, No, no, no? certo, sì, 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 Quindi dico, è la fondamentale anche quello. condizione Sì. per questa specifica cosa è, secondo me, Per l'incontro, evidentemente sì. l'incontro e anche la prosecuzione della cosa, perché la Sì, sì, fiamma sì. non è la storiella d'amore, la No. fiamma è un grosso impegno, Mm, una sì. grossa avventura. Mm, 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 Non è mm. una Sì. cosa che impegna all'inizio e poi ci si adagia, no, è sempre Mm, così. no, È non funziona. costantemente una lotta Mm, con se stessi e l'altra persona. Vabbè. mm. Oti, Sì. causa esoterica se c'è, della circoncisione che l'ha tanto infastidito da piccolo. Per tutti quelli che vengono circoncisi, nella persona che lo fa, vedo proprio come un boia. Eh, Appare il boia, invece che la... Cos'è quella roba lì? Mannae, sì. Ecco, Mm. c'è questa... Lascia. invece che l'ascia c'è proprio, vedo il bisturi, il coltello, un coltello. Ok. Quindi è proprio... Causa esoterica della difficoltà a gestire l'aggressività. Ci ha parlato di, lui chiama i gatti, di una stupida vicenda con un gatto che non so cosa, insomma, comunque lui si accaniva su questo gatto quando appunto poi si è accorto che era assolutamente inutile e sciocco, no? Gesto. Mhm. Era una dispersione di energia e anche una cosa che non voleva fare. Sì, la vedo tanto come, vedo come se arriva un'oppressione da fuori che gli abbassa talmente le vibrazioni che per uscire gli viene questa aggressività, è una difesa, ok? Si sente talmente debole, mm, debole nel senso vulnerabile, ecco, che per riuscire a contrastare questa forza che lo opprime di vulnerabilità deve agire di colpo con l'aggressività. Mm. Ma c'è C'è qualche interferenza di... tutte le interferenze, quelle eteriche, collegate Va anche bene. alla... Come comunicare con la propria PS? Oti. Allora, fuori, lo vedo che esce di casa, ok, lo vedo fuori di casa, non so se c'è tipo un cortile, un giardino, non lo so cos'è, va, e quando è lì, frutteto, vedo la frutta, vedo, ehm, sì, allora, proprio il contatto con orto, frutta, meditazione di quel tipo lì, sulla Matrix in quel senso lì, tanto, e imparare ad alzare le vibrazioni coltivando, vedo anche alberi da frutto però, questa cosa qua principalmente. E, Mhm. Devo e provare a poi lo vedo dire davanti ai qualcosa. libri, lo vedo che legge. Ok. Dicevi? Lo vedi Ok, che? quindi sì, lo vedo leggere,
più che per imparare a meditare, alzare le vibrazioni, quindi una meditazione per alzare le vibrazioni nell'orto e nel frutteto, proprio lo vedo coltivare, no? Anche alberi da frutto che pian piano lui vede crescere. Ok. E poi lo vedo proprio come suo spazio personale, la lettura, su un posto comodo, isolato, proprio lo spazio personale dove ritrovare il suo equilibrio. Una, Un po' per contrastare quell'aggressività che esce così. un albero accanto ai piedi di un albero. Anche sì. Mm. Va bene. Oti, Mhm. cosa vuole fare? Vuole andare al cluster? Certo, assolutamente sì. Ma- Mhm. mhm. Sì. È come se vedessi che ehm, c'è una zona dove i contratti non possono più essere messi, no? Mhm. Dopo una sessione, si Mhm. fa una sessione, e invece sono stati messi tipo in una parte accessoria, quasi nuova, no? Quasi come se crescesse una zona nuova. Doppio fondo della valigia? Sì, esatto. Mm, 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 mm. Dovuti alle entità mentali, perché qua c'è la cannabis, Sì, 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 c'è la tutta quella solitudine e la parte lì. depressione. Sì, quella è tanta roba. Tenevano proprio giù le vibrazioni. Tanto. Mhm. Mhm. Togliamoli. Sì, si è aperto il portale definitivo. Questa volta abbiamo accesso anche ai contratti delle entità mentali, quindi possiamo togliere davvero tutto, Sì, definitivamente, per sempre. ok, chiuso. Andiamo all'avatar. Sì, qua si è proprio ricreato tutto un grosso spicchio, un quarto di avatar, Mhm. tutto intero. Quindi dall'altra sessione si è riformato una parte dell'avatar. Sì. E le dipendenze sono un casino. Mm, mm. È inutile dire non fa niente, terapeutica, è inutile. Fatevi 25 anni di quella roba lì e vedete che tra 25 anni non vi ricordate neanche che cosa avete fatto a 20 Mm, anni. mm, mm, mm. Quindi terapeutica non fa niente fino a un certo punto. I famosi sessantottini che se ne sono fatti quintali, vanno al supermercato e tornano a casa perché non si ricordano cosa dovevano comprare. Cioè, Infatti, sì, sì, fatevi una proprio così. domanda. Sì, sì. Dipendenza. Vabbè. Mhm. La domanda secondo me è sempre la stessa. Ne ho bisogno? E la risposta è sempre no. No, infatti, assolutamente. Mm. Poi se uno si trincera dietro a un vizio devo pure averlo, la vita va vissuta, cose del genere, benvenuti, ok. Sai a me che me ne frega, no? Mm. Io sono della Lega, del chi se Del ne chi frega. se- Non so se Oti lo capisce, ma mi sembra che sì, lo capisce come, e come. Fatto così ha fatto. Grande Albania. Va bene, quindi ad eternum, sia nel cluster che qui nell'avatar. Un bel Mhm. doppio ad eternum, dimmi come lo crea. Lo crea così, su le mani, così, e pian piano diventa, man mano che lui gira le mani, aumenta la sua forza, diventa più grande, grande come tutto lo spazio del suo avatar. Mm-mm. Bene, con questa nuova condizione ci sono ancora gli impianti, c'è ancora il progetto Anellide, No, 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 non le c'è più entità niente. eteriche e mentali, le abduction c'erano? Sì, c'erano, ma non ci sono più. C'erano dei cloni? No, cloni no. Ok, nuova frequenza di Oti.
98 miliardi. Consapevolezza. 187%. PSPE. 68-32. Vite precedenti. 1256. Cervello era 9,6. 99. Capacità medianiche di Oti e quelle che potrebbe sviluppare lui. Quello che ho visto, l'ho visto proprio subito. Eh sì, che potrebbe sviluppare in questa vita, l'ho visto levitare. Quindi io direi telecinesi e levitazione. Levitazione. Sì. Mhm. E in quel caso, se ci riuscisse, anche solo un secondo, quanto arriverebbe? 20%. Ma costantemente, cioè resta poi No, lì? Va in quel momento? sì, mentre vola. Mm? Potrebbe farlo di notte senza accorgersene? No, no, devi essere, vedo che devi metterci la volontà, devi metterci intenzione. No. Ok. Mm. Al momento è disconnesso dalle entità mentali collettive, cannabis, depressione, solitudine. Sì, adesso sì. Esiste una traccia nel suo mentale? Assolutamente. Mhm. Allora, per contrastarla o comunque a guardia del suo mentale, e già aggiungiamo anche l'emozionale, il corpo Mhm. emozionale, il corpo mentale, il corpo eterico, il corpo fisico ed il corpo subliminale, in tutti e cinque un bel ad eternum by Oti. Mhm. Adesso. Ok, famiglia, cosa fa nel cinema? Allora, la sorella e il fratello sono sbalorditi da quello che hanno visto. Come se la maggior parte delle cose che hanno visto non sapevano che esistessero. La mamma un pochino rilassata per il padre, ma la vedo ancora nel suo mondo, isolata, che si tiene. Mhm. Basta. Mi sembra non c'è più nessuno. Ok, pic per tutti, madre, tutti quelli che sono lì nel cinema. Mhm. Uomo energia, ad eternum, i cinivaccati, eterna frequenza. Mhm. Mhm. Sì. Ok, messaggio finale di Oti a se stesso. Senti com'è bello stare con le vibrazioni alte. Senti che pace che c'è, che serenità, che bellezza e divertimento. Senti com'è volare. Adesso lo vedo proprio che guarda a testa in giù, no? E fa così, e gira in cerchio così nel vuoto e guarda giù e la sua PS gli dice senti che bello, senti che divertente, che leggerezza. Ecco, questo è. Se tu hai le vibrazioni alte, questo è. Questa cosa bella è. Mhm. Ok, c'è bisogno della cannabis così. No.
assolutamente no. Di tutte le vite che c'erano all'inizio, quali si sono perse degne di nota? Allora, si sono perse tutte quelle con la sofferenza del dolore, del terrore, della trucidazione proprio, no? Mi viene da dire. Quelle lì sono sparite tutte, non c'è più bisogno di quell'esperienza lì. Ma le condivideva col padre? Sì, Tutte? Cioè una parte? no, una parte, 8 le hanno vissute assieme così. Ok. Se prima aveva anellide e aveva un impianto a forma di spirale, adesso si può creare la sua di spirale. Mm. Una specie di forma di autoprotezione, rigenerazione energetica, Mhm. autoriconnessione con se stesso, la sua parte subliminale, ma anche la sua parte eterica, non dimentichiamoci. Mhm. Quella che è deputata alla salute del corpo fisico, all'energia vitale, il grande spirito degli indiani d'America. Sì. Tipo proprio fatina con la bacchetta magica che si fa intorno a sé a spirale, tutta una bella protezione. Sono suggerimenti Oti da adesso in poi può creare. Infatti, stavo Mhm. per dire, può farlo sempre questo. Mhm. Fatto? Sì. Ok, cosa vuole creare di altro? Considerato tutto quello che abbiamo visto, e per esempio una cosa che non ha, che potrebbe crearsi. Mm-mm. La prima cosa che mi ha fatto vedere è la fiamma. Adesso è come se inizia a aprire quella strada, quella via, quella traccia, ok, verso una possibile fiamma. Sì, la PS dice non senti che è ancora vicina perché ehm, hai bisogno di sentire le vibrazioni alte per un po' di tempo. No, è come se avesse le vibrazioni qua e è come se per essere in quella direzione le dovesse sentire qua. Ok? È più proprio un allenamento suo di rinforzamento, no? Di rinforzo. Mhm. Ci sono le grezze in giro. Sì, sì, ce n'è bene una chiara là in fondo. Eh, mm, fondo, le isole, sì, cosa sono? Canarie? Quelle di fianco all'Africa? Sì, in alto e Ok. in basso. Sono due Mm, gruppi. è un po' più in Capoverde là. giù e No, Canarie su, davanti al Marocco, le Canarie. no, quelle più giù. Sai dove fa un Capoverde? po' così? Eh sì, È ora a è lì, Capoverde? Vabbè, una per ora, delle sì. grezze. Quella che Poi, lui ha, quella che lui visualizza di fronte. È lì. di colore? No, però parla francese. Ma è lì in vacanza o vive lì? Mm, no, adesso è lì, fissa. Vabbè. Mhm. E le altre invece sono, sai, sospese, non può essere, no? Non la vedo giù. Mm, mm, mm. Vabbè, se con il suo intento lui vuole crearsela in Albania lo può fare, quindi Mhm. non è un problema. Va bene, come lo vedi? Lo vedo leggero che fluttua in uno spazio azzurro e lui è tutto è luminoso, fa luce. Mm, mm. Ok, Sì. ottimo. Mhm. Abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti.